Allora, buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. In vecchiaia mi sono voluto dotare di un aspiratore per i fumi del saldatore a stagno perché era l'ora, diciamo, che lo mettessi su. E niente, diciamo, è della Vevor, è un apparecchio da 100 watt, ma ne fanno di diverse potenze e vi invito a seguire questo video perché farò delle prove anche un po' fuori dal coro per vedere se questi aspiratori piccolini così come sono, ora io l'ho appoggiato sul banco ma si può tenere per terra, poi c'è il tubo che si regola e arriva direttamente sul banco di saldatura, se funzionano come dovrebbero. E sicché continuate a seguire questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Ora volevo farvi vedere cosa c'è dentro questa scatola. C'è un aspiratore per i fumi per il laboratorio, in maniera che non respiro più che altro, visto che sono solo, più fumi, diciamo, della saldatura. Sicché ora lo tirerò fuori da questa scatola e vediamo insieme come è fatto. Questa è la macchina vera e propria con l'aspiratore dentro, i filtri, dopo l'apriamo, si vede insieme, ci danno il bocchettone che poi andrà messo vicino a dove si salda, è morbidissimo, di silicone, e poi ci danno le ruotine che in questo caso qui le metto da una parte perché per provarle non mi servono, e ci danno questo biscione qui che è il tubo che va innestato qui nella base, e poi vi faccio vedere, ve lo faccio vedere così, rimane rigido perché è semi mobile, cioè fatto in maniera che se io lo muovo rimane nella posizione che voglio. Ora darei un'occhiata dentro che tipo di filtri ci sono. Per accedere ai filtri ci sono due cernierine così, che è molto pratico, poi si toglie il tappo e dentro ci sono una serie di filtri. Le tiro fuori, sotto rimane questo vano vuoto così, perché sotto ancora c'è il motore dell'aspiratore. I filtri sono questi, uno dentro l'altro, sono praticamente tre filtri perché c'è una parte come le cappe degli aspiratori da cucina, diciamo, poi c'è un filtro tipo il filtro dell'aria delle macchine, e qua c'è un altro filtro ancora più, diciamo, fine, e penso che siano lavabili ovviamente come tutti i filtri. Questa che ho preso io è la versione da 100 watt e ora direi di guardare come aspira. Per la fretta di provarla non volevo montare le ruote, ma le ruote vanno assolutamente montate, anche perché vedete aspira e aspira dal sotto, sicché se non si montano le ruote ovviamente non riesce ad aspirare. Montaggio delle ruote, dato che sono filettate, è facile, c'è la chiave in dotazione, basta stringerle e diciamo siamo a posto, lo può fare chiunque. Una delle ruote è dotata di blocco, sicché se uno la blocca lì la macchina non si muove da dove uno la mette. Il sistema di aspirazione è dotato di 3 velocità, così è in stand by. Prima velocità è verde, seconda velocità diventa blu, la terza velocità diventa rossa. E poi premendolo un'altra volta ovviamente si spenge. Con la videocamera sembra più rumoroso di quello che è, però ovviamente non è una macchina silenziosissima, però deve fare uno scopo di aspirarci i fumi, sicché in qualche maniera, diciamo, essendo compatta io ora l'ho messo qui, si può mettere per terra, anzi la metterò per terra per provarla. È ovvio che
non essendo un aspiratore esterno, un po' di rumore di ventilatore, se deve aspirare parecchio, si sente. Ora, come tutti ben sappiamo, se andiamo a saldare senza un aspiratore, ora non so a che punto si vedrà il fumo, ma come vedete noi si salda e lui ci viene praticamente in faccia. Se io accendo la macchina anche al minimo, se lo porta via direttamente. Ora ho messo l'aspiratore a circa 4 dita e proverò a saldare, inquadrerò questo pezzo di rame, provo a saldarlo senza, vediamo il fumo che fa e poi accendo la macchina. Se io lo faccio senza aspiratore, il fumo, come vedete, viene verso di noi, praticamente ce lo prendiamo tutto, ce lo prendiamo. Ora ho fatto una cosa che ovviamente noi elettronici non si farà mai, ho sporcato la basettina di pasta saldante, la vecchia pasta salda che usavano gli elettricisti, e vediamo in questa maniera qui se senza aspiratore il fumo è più evidente, perché se no non è che si vede molto. Vediamo un attimino, e come si vede il fumo c'è e questo ci viene tutto addosso. Ora provo a accendere l'aspiratore e vediamo cosa succede con l'aspiratore acceso. L'aspiratore è al minimo, ma come vedete il fumo va direttamente tutto verso l'aspiratore, non viene assolutamente verso di noi. Un'altra prova per fare un po' di fumo che mi viene in mente è quella di immergere direttamente la punta nella pasta salda, come facevano i vecchi elettricisti per pulirla, e ovviamente si genera del fumo. E ora facciamo la stessa prova con l'aspiratore acceso. L'aspiratore è sempre al minimo. Ora faremo senza aspiratore, guardiamo che nuvola genera il Toscano. E ora vediamo con l'aspiratore acceso, sempre al minimo. Fare un'ultima prova sia senza l'aspiratore, poi voglio provare con l'aspiratore al massimo, probabilmente se lo porta via tutto in un colpo. Il fumo persiste e va in giro. Ora l'accendo e riprovo.
come abbiamo visto il fumo se l'è mangiato completamente, sì che se mangia il fumo del toscano figuriamoci quello del nostro saldatore a stagno. Allora, questo video è finito, spero che vi sia piaciuta, diciamo, come ho testato in maniera anche fuori dell'ordinario l'aspiratore per i fumi. Si è visto che funziona veramente molto bene. Sono contento, diciamo, dell'acquisto, diciamo, dell'apparecchio, e a chi gli interessasse prenderne uno uguale o anche un modello superiore, in descrizione metto il link per poterlo, diciamo, andare a vedere sul sito della Vevor ed eventualmente se vuole acquistarlo scontato. Inoltre metto il solito mio codice di sconto che potrete usare su tutto il catalogo della Vevor. Noi ci vediamo domenica con un video di riparazione. Ciao a tutti!